La gestione storica delle faggete appenniniche ha portato a una semplificazione strutturale e compositiva, in particolare negli ambienti più atlantici, oceanici, dove spontaneamente possono svilupparsi specie come il tasso e l'agrifoglio. La selvicoltura ha storicamente ridotto la presenza di queste specie in quanto di scarso interesse commerciale. Per questo la direttiva Habitat ha identificato le faggete appenniniche con potenziale presenza di Taxus e Ilex come habitat prioritari. Inoltre la semplificazione ha comportato anche l'eliminazione di necromassa e alberi senescenti e quindi effetti negativi su tutte quelle popolazioni quali gruppi tassonomici come coleotteri, saproxilici o funghi che dipendono dalla presenza di necromassa per sviluppare il loro ciclo vitale. Nell'ambito del progetto Life Fagus si è quindi pensato di sperimentare degli interventi selvicolturali specifici che andassero a favorire lo sviluppo di queste specie obiettivo, il tasso e l'agrifoglio. Il progetto ha realizzato degli interventi dimostrativi in 2 parchi nazionali, il Parco del Cilento e Vallodiano e il Gran Sasso e Monti della Laga, su circa 70 ettari di superficie. La prima buona pratica che è stata attuata e implementata consiste nella realizzazione di tagli a buche su superfici massimo di 100 metri quadri in corrispondenza di nuclei affermati di tasso e di agrifoglio, con la finalità di creare condizioni di illuminazione favorevoli allo sviluppo degli individui e in particolare alla fruttificazione. La seconda buona pratica che è stata realizzata consiste nella apertura di microradure dell'estensione di circa tra 100 e 400 metri quadri per modulare le condizioni di illuminazione sul terreno e favorire quindi lo sviluppo di una flora, in particolare specie erbacee, che durante i periodi di fioritura attraessero coleotteri saproxilici. Inoltre all'interno delle buche con materiale legnoso che era stato utilizzato dal tagliabuche sono state realizzate delle cataste di legname che potessero poi produrre necromassa in vari stadi di decomposizione del tempo, oppure i fussi di più grande dimensione sono stati depezzati. In questo modo si è reso disponibile un certo consistente quantitativo di necromassa che potesse diventare risorsa trofica per la catena del detrito. Le limitazioni che abbiamo riscontrato durante la realizzazione degli interventi sono fondamentalmente legate all'individuazione dei nuclei affermati di tasso e agrifoglio, in quanto trattandosi di popolazioni frammentate e rarefatte non è facile localizzare le aree degli interventi. Nel caso del progetto Fagus abbiamo potuto contare sul supporto conoscitivo degli enti parco. In alternativa abbiamo anche sperimentato l'utilizzo di immagini ad altissima risoluzione telerilevate a colori reali durante il periodo invernale, in quanto quando il fogliame del faggio è assente è possibile distinguere nettamente i gruppi e i nuclei di tasso e agrifoglio che, essendo specie sempreverdi, riflettono e quindi sono facilmente riconoscibili. In questo modo si riesce con una mappatura di dettaglio a individuare chirurgicamente le aree dove poter intervenire. La terza buona pratica implementata dal progetto Life Fagus ha visto la creazione di necromassa e di alberi habitat, utilizzando come materia prima degli alberi di faggio vivi con diametro del fusto almeno pari a 30 cm, localizzati in corrispondenza di individui di tasso o di agrifoglio o in corrispondenza di piccole chiarie create attraverso tagli a buche per favorire la biodiversità della flora pascolare del sottobosco.
Sono stati realizzate 4 differenti tipologie di necromassa: alberi morti in piedi, alberi spezzati in piedi ad un'altezza di 3-4 metri da terra, alberi sradicati e alberi morti pendenti, ovvero alberi sradicati parzialmente appoggiati agli alberi circostanti. Per la creazione degli alberi morti in piedi si è proceduto con motosega creando un doppio anello di cercinatura alla base del fusto. Per la creazione invece dei cosiddetti snag, ovvero degli alberi spezzati in piedi a un'altezza di 3-4 metri, si è proceduto avvalendosi di un tree climber che ha realizzato con motosega una cerniera di rottura ad un'altezza di 3-4 metri e agganciato successivamente con un verricello la parte superiore del fusto per favorirne la spezzatura. Gli alberi totalmente sradicati o morti pendenti, quindi parzialmente sradicati, sono stati ottenuti con l'ausilio di un verricello applicando una catena strozzalegno a un'altezza di 8-10 metri sul fusto e utilizzando una carrucola di rinvio. La quarta buona pratica implementata all'interno del progetto LifeFacus prevede la creazione di microhabitat utilizzando alberi di faggio vivi. In particolare sono state create 3 diverse tipologie di microhabitat consistenti in cavità di nidificazione, catini basali e cavità create alla base dei fusti. Le cavità di nidificazione sono state realizzate ad un'altezza di 4 metri da terra, lavorando appositamente con la motosega un tassello di legno in modo tale da creare delle aperture di dimensione variabile in funzione della specie che si intende ospitare e evitando in ogni caso la formazione di ristagni idrici all'interno di queste cavità. Vari studi dimostrano come delle cavità di nidificazione così prodotte hanno, a differenza delle cassette nido, la capacità di velocizzare la colonizzazione degli habitat forestali da parte di numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi. I catini basali sono stati realizzati con l'ausilio di una motosega, creando un numero generalmente di 3 tasche disposte in successioni verticali lungo la base del fusto, che hanno la funzione di raccogliere l'acqua piovana e quindi di favorire l'innesco di processi di marcescenza, creare delle zone di accumulo temporaneo dell'acqua che possono essere microhabitat favorevoli per gli anfibi e allo stesso tempo stimolare le emissioni di linfa dall'albero di cui necessitano numerosi insetti saproxilici. Le cavità alla base sono la terza tipologia di microhabitat e consistono in appunto delle cavità di sezione 15x15 cm creati alla base del fusto che costituiscono un importante sito di riparo per numerose specie di micromammiferi. Tecnicamente gli interventi proposti da LifeFacus sono replicabili in qualsiasi soprassuolo forestale caratterizzato da un sufficiente numero di alberi con diametro del fusto pari almeno 30 cm. Per poter realizzare questo tipo di necromassa e di microhabitat su alberi vivi è necessario però avvalersi di ditte boschive specializzate o comunque sia ricorrere a un corso di formazione per una specifica loro preparazione. La principale criticità nel mettere in atto gli interventi promossi da LifeFacus consiste nel reperire i contributi finanziari necessari per supportare interventi ammacchiati con negativo. Si tratta in ogni caso di interventi che possono essere promossi a scala locale in contesti di interesse conservazionistico. Nel medio-lungo periodo è auspicabile che la gestione forestale futura venga orientata in modo tale da favorire il rilascio di alberi senescenti o di grande dimensione che possono assolvere a queste funzioni di conservazione della biodiversità.
Tutte le buone pratiche messe in atto dal progetto Life Focus sono descritte in modo dettagliato all'interno di questo manuale.